anche noi possiamo dire di no al peccato e vincere quando siamo tentati. Quando cadi nel peccato c'è lo Spirito, c'è Dio che ti parla nel cuore, ti fa riconoscere, ti fa vedere quello che è sbagliato. E quello ti produce, quello ti porta un grande dolore, ti porta tristezza, perché sai che non hai fatto quello che era giusto fare. E questo allora è importante riconoscere che si è sbagliato e che ci si pente dal profondo di aver fatto questo. Ma poi bisogna alzarsi di nuovo, rialzarsi e a prendere la fede in Dio che avrò vittoria su questo. Anche se sono caduto adesso, si può profetizzare contro questo peccato, perché non sempre deve restare così che io cado di nuovo in quel peccato, ma avrò vittoria. E bisogna riconoscere, pentirsi, ma afferrare la fede in Dio che è possibile, che un giorno io avrò vittoria su questo, non troppo lontano, non dopo questa vita, ma in questa vita io, se sarò fedele, avrò imparato da quello che ho sbagliato, allora avrò vittoria. La libertà è fare ciò che si vuole, e per me vivere una vita di vittoria sul peccato, una vita pura, una vita di non schiavitù. Questa è libertà, ciò che non è gli altri a comandare, a decidere quello che faccio io. Non è il peccato che abita nella mia carne a decidere quello che faccio, ma è quello che io voglio veramente, cioè vivere per Dio, che trovo la libertà veramente di fare questo, che non sono costretto di fare dalle mie tentazioni, dal mio peccato a fare altro. Si dice che l'appetito viene mangiando, e quando si prova questa vita, si prova che è possibile, che questo ti porta gioia, ti porta felicità, ti porta riposo, allora voglia di continuare, questo ti spinge, così che puoi vivere una vita buona, una vita felice qui in terra e poi ovviamente l'eternità, che tu un giorno potrai stare con tutti i santi e con Gesù, e che lo potrai vedere così come Egli è, che potrai avere comunione con Gesù. Personalmente sono molto, molto grato nel profondo del cuore che Dio ha posto nel mio cuore questo desiderio di seguire Gesù, e che sono molto grato a Dio che ha mandato suo figlio Gesù affinché questa vita sia possibile per tutti noi. E che Dio ha avuto questo amore verso di noi, di mandare suo figlio mentre noi eravamo ancora peccatori, per noi peccatori. Ha mandato suo figlio per morire per noi, per essere tentato come noi, per rendersi una carne come noi. Sì, è qualcosa che voglio restituire a Dio con la mia vita. E questo amore, sì, che Cristo ha avuto per me, io lo posso restituire seguendo le sue orme, essendo veramente un discepolo suo.